L'emergenza è nata nel 2011 da un gruppo di ragazzi che ha avuto questa intuizione, questa voglia di strutturare questa realtà che è nata come realtà cooperativa, una cooperativa sociale e quindi una onlus di diritto. Padana Emergenza in questo momento ha un parco macchine tra l'associazione e la cooperativa di 17 mezzi, tra cui ci sono 4 pulmini e le altre ambulanze. Gestiamo circa 60 dializzati, in questo momento il trasporto di 60 dializzati, e in tempi di pace facciamo circa 7-8 mila missioni di soccorso all'anno. Quindi diciamo numeri abbastanza importanti che si sono, ahimè, molto accentuati con l'emergenza Covid. Siamo un gruppo di ragazzi che anche quando siamo partiti abbiamo preso i nostri risparmi, quel poco che avevamo, e abbiamo investito, abbiamo comprato le prime 2 ambulanze, abbiamo fatto il nostro leasing, i nostri finanziamenti, e da lì siamo partiti. E con tanto sacrificio, perché veramente c'è stato tanto sacrificio da parte di tutti i nostri ragazzi, tuttora riusciamo a tenere un parco macchine importante, di alto livello. Per noi è molto importante cercare di offrire il massimo del comfort, oltre naturalmente ai soccorritori, comfort e sicurezza, perché poi naturalmente il mezzo nuovo dà comfort ma dà anche sicurezza, sia ai soccorritori che ai pazienti che poi andiamo a trasportare. Tutti i ragazzi che hanno nel cuore il mondo del soccorso, perché uno non può fare il nostro lavoro se alla base non ha l'amore per questo lavoro, perché è un lavoro impegnativo, è un lavoro che richiede tanto tempo e tanta dedizione. E in questa emergenza nessuno ha guardato, nessuno ha contato le ore e nessuno ha fatto un passo indietro per non presentarsi poi al lavoro per paura, o perché comunque c'è, insomma, la paura anche nei soccorritori c'è stata, perché comunque si è visto che si sono ammalati anche i ragazzi, anche giovani. Le richieste di intervento durante il periodo di emergenza sono state veramente tantissime. Ci sono state, se su una giornata normale, dove comunque i mezzi sono già molto saturi di chiamate, perché comunque il numero di chiamate, soprattutto sulla città di Bergamo, anche sulla bassa bergamasca, quindi su Mornico, si sono in un attimo ulteriormente saturati, non riuscivamo a star dietro a tutte le chiamate, e veramente si lavorava a ciclo continuo. Da lì Areo ha messo a disposizione, ha cominciato a mettere a disposizione ulteriori mezzi aggiuntivi che arrivavano anche da fuori provincia e poi anche da fuori regione, e questo ci ha permesso di riuscire a soccorrere le persone, anche se nonostante questo poi c'è stato il problema degli ospedali, perché anche gli ospedali si sono iniziato a saturarsi, hanno iniziato a farsi code enormi in ricezione dei pazienti all'interno degli ospedali, perché anche tutti questi pazienti richiedevano naturalmente una procedura particolare di accettazione, e quindi è stata veramente un'emergenza difficile da gestire. Ad oggi non siamo usciti da questa emergenza, perché l'emergenza continua, i numeri si sono decisamente abbassati in questa emergenza. Anche la vita dei soccorritori è cambiata. Molti di noi hanno dovuto, per, diciamo così, tutela della propria famiglia, isolarsi anche da quello che è la famiglia. C'è qualcuno che ha preso l'appartamento e si è messo in un appartamento separato per non portare a casa moglie e figlio il rischio di infezione da coronavirus. Io stesso sono fuori di casa da ormai più di 40 giorni, però sono, diciamo così, contento di aver fatto questa scelta, perché ritengo molto importante la tutela anche della mia famiglia. Dalla sera stessa ho cominciato a trasportare pazienti con patologia Covid, e mi sono accorto insomma che è stata veramente un'esplosione in pochissimo tempo quella dell'infezione da coronavirus, e quindi ha fatto paura, ci ha fatto subito capire che era un'emergenza che non era così facile, non sarebbe stata così facile da gestire, e purtroppo ce ne siamo accorti. La cosa che è stata più
scoraggiante e la cosa più triste da affrontare è stata l'impossibilità ogni tanto di riuscire a dare quei livelli di soccorso che si è sempre dato in precedenza, proprio perché non c'erano le possibilità per gli ospedali di accogliere i malati, per le ambulanze di riuscire a rispondere in tempi idonei o comunque in tempi ristretti a tutte le chiamate di soccorso. C'è stata difficoltà nel reperire dell'ossigeno a casa, i medici di base erano malati, non riuscivano ad andare a vedere i pazienti, insomma i telefoni erano sempre tutti occupati e non si riusciva a telefonare. È stata veramente una cosa che ci ha messo molto a dura prova. La cosa che mi ha reso orgoglioso di essere bergamasco e di essere in questo momento impegnato sul campo è vedere il modo con cui i bergamaschi hanno comunque affrontato questa tragedia, perché alla fine è un'emergenza, ma è stata una tragedia per noi bergamaschi. La dignità che hanno sempre dimostrato i bergamaschi e l'hanno dimostrata ancora anche in questa occasione. Non c'è nessuno che si è lamentato del fatto che l'ambulanza potesse arrivare, che avevamo impiegato un pochettino di più ad arrivare con l'ambulanza, anche perché anche la nostra gestione dell'intervento si è per forza allungata. Dovevamo vestirci, bardarci con le tute, con le mascherine e vi dico che fare certi lavori, certi soccorsi con tutta la bardatura, mascherine, occhiali, veramente è stato un lavoro massacrante e anche psicologicamente è stato impegnativo, insomma, dover lasciare a casa delle persone e vedere le persone che accettavano di rimanere a casa o volevano rimanere a casa nonostante avessero magari invece bisogno di andare agli ospedali, perché gente che ti dice c'è chi sta peggio di me, io rimango a casa, veramente sono cose che ti toccano al cuore. L'altra cosa gratificante che ci ha lasciato qualcosa di importante da questa brutta esperienza dal punto di vista umano, perché naturalmente non è stata sicuramente una bella esperienza, ma per gli esiti che ha portato, per il numero dei morti che abbiamo avuto sulla nostra provincia, per la scomparsa di tutta questa generazione di genitori e di nonni che sono quelli che ci hanno dato il benessere che abbiamo. È un nemico invisibile e nessuno di noi probabilmente era preparato anche mentalmente ad affrontare le difficoltà di questo virus. Cosa che ci ha piacevolmente colpito, dico ci ha perché è una cosa che ha colpito tutti nel mondo del soccorso, è l'unione che abbiamo avuto tra le componenti di questo mondo dell'emergenza-urgenza. L'altra cosa a cui non siamo mai stati abituati è che è normale per la gente di Bergamo, perché la gente di Bergamo, i bergamaschi in generale, è gente che è sempre stata veramente di cuore, ha sempre donato, ha sempre dato ed ha aiutato le persone e le realtà che erano in difficoltà. L'obiettivo che abbiamo come Padana Emergenza è quello, visto che quell'ambulanza del 2012 è ormai alla fine della propria forza di lavoro, sarebbe quella di acquistare una nuova unità mobile di terapia intensiva e strutturarla anche per questo tipo di emergenze. L'obiettivo di realizzare un mezzo, unità mobile di terapia intensiva che possa servire ancora per i trasporti ECMO, pediatrici e adulti, perché li stiamo facendo entrambi, e con delle specifiche per l'eventuale emergenza ancora batteriologica, sicuramente è il nostro obiettivo principale. E ringrazio quindi Dario, Vittoria, le persone che stanno sostenendo questa raccolta fondi. Ripeto, non è una cosa a cui siamo abituati e veramente vi ringrazio di cuore perché ci state veramente dando un grande aiuto e una grande dimostrazione d'affetto e di rispetto per il lavoro che abbiamo fatto.
non abbiamo fatto nient'altro che fare soccorso e offrire alla gente quello che la gente si è meritata, perché comunque essere soccorsi è un diritto per i nostri cittadini, quindi è giusto che noi ci siamo. Una raccomandazione che è quella, comunque, al di là di tutto, che è quella di cercare di stare attenti, perché nel momento in cui anche verrà aperto qualcosa e verrà data la possibilità di muoversi e di girare, non sarà ancora finito il rischio e potrebbe esserci una ricaduta nella situazione attuale e è importante cercare di evitare questa cosa qua. Quindi per chi può e per chi riesce, state a casa perché questo sarà una vittoria per tutti.